Sapete già cosa sta per succedere, vero? Beh, questo è il volante della Lexus UX 300, è la versione full electric del Urban Crossover della casa di lusso giapponese. Dopo averla provata in questo test drive qui in alto nelle schede, andiamo a scoprire un po' la sua tecnologia di bordo, come di consueto, quindi infotainment, display, sistemi di sicurezza, insomma tutto ciò che concerne il tech e il comfort di questa vettura. Ragazzi, prima di iniziare con la scoperta di questo sistema infotainment della tecnologia di bordo di questa vettura, vi faccio vedere come lo controllerò, perché è diverso dal solito. Non abbiamo un touchscreen, questo bello schermo wide da 10,3 pollici di diagonale non è appunto touch, ma si controlla tutto da qui sotto. Vi sono sincero, all'inizio ho dovuto farci l'abitudine perché era tutto molto inusuale, ma quando ho capito come fare soprattutto questa zona mi è tornata veramente molto utile, ma soprattutto molto comoda, perché da qui possiamo andare a sintonizzarci sulle frequenze di 0,05 Hz in avanti o indietro. Qui c'è un pulsantino per cliccare sulla radio, questi pulsantini per andare avanti, indietro e avanti. Questo è il rotore del volume che ci permette anche di premerlo per mettere in muto, e qui controlliamo invece i media, veramente comodissimo. Da qui invece abbiamo il touchpad che ci permette di controllare, guardate un po', abbiamo un puntatore sullo schermo, appunto ci permette di controllare tutto il sistema con dei pulsanti rapidi per le mappe, il menu e diciamo una freccetta per tornare indietro. Ma adesso scopriamo questo sistema infotainment. Premendo su menu, infatti, sul piccolo touchpad ci mostra una piccola riga in basso sulla quale possiamo andare a scegliere tra 6 pulsanti. Innanzitutto destinazione ci apre il navigatore in questo bello schermo widescreen con questi bordi importanti e con l'orologio analogico by Lexus al centro. Abbiamo in basso, come vedete qui, con il puntatore la via in cui ci troviamo. Possiamo andare a digitare e a soprattutto scoprire altre funzioni. Con questo pulsante possiamo andare innanzitutto a, come vedete, calare un po', cliccando e poi andando a fare con lo slider semplicemente con il dito. Possiamo impostare uno zoom automatico o disattivarlo. Sulla mappa abbiamo la funzione pinch to zoom, semplicemente invece che sulla mappa lo sto facendo andando appunto a pinzare con le mie dita, con i polpastrelli, sul touchpad nel tunnel centrale. Inoltre abbiamo un pulsante per la ricerca, possiamo impostare l'abitazione, il lavoro, una via raggiunta magari precedentemente, oppure cliccare su dove vuoi andare e con il tastierino possiamo andare a digitare tutto quanto. Qui abbiamo anche tutti i caratteri, premiamo su OK e torniamo indietro. Abbiamo anche una finestra dedicata, tra l'altro mi devo ancora un po' abituare perché è come usare il touchpad di un computer però a distanza. Dicevo, abbiamo un pulsante per i preferiti, quindi per le destinazioni preferite, le destinazioni raggiunte di recente, gli indirizzi, appunto inserendo per paese, città, codice, strada, incrocio, numero civico, ovviamente anche per coordinate geografiche. Abbiamo i punti di interesse in prossimità, per categorie e quant'altro. Possiamo cercare qualcosa, vediamo un po'. Bar. Ci cerca i punti di interesse, come vedete, in questa lista. Torniamo indietro. Questi erano appunto i punti di interesse. Nel caso avessimo una rubrica possiamo andare a selezionare la destinazione dalla rubrica stessa, ma torniamo indietro, diamo uno sguardo a qualcos'altro. Qui abbiamo una shortcut laterale che ci mette una piccola mappa sulla destra, oppure la musica, per esempio il lettore Bluetooth, o anche l'aria condizionata, controllabile anche attraverso il sistema infotainment. Come vedete qui abbiamo in alto e in basso la temperatura del clima automatico bizona, la velocità dell'evento è al centro, l'aria condizionata, il dual zone e anche la distribuzione, la direzionalità soprattutto dell'aria condizionata, con anche lo sbrinamento. Qui inoltre torniamo indietro e abbiamo fatto praticamente collassare questa colonna di destra. Premiamo un'altra volta su menu e scopriamo da destinazione invece l'audio. Questa era la destinazione, abbiamo anche qui delle shortcut per ricerca, preferiti, recente o casa, ma in basso, in audio, abbiamo altre shortcut che ci permettono di andare direttamente sulla radio FM, sulla DAB, sulla sorgente USB, sul Bluetooth, o utilizzare Miracast oppure l'aux. Ma premiamo su audio e vediamo cosa possiamo fare. Origine, qui abbiamo appunto le fonti, come vi ho detto prima. In riproduzione attualmente abbiamo il lettore portatile non collegato, ma se premiamo su radio ci rimanda invece alle stazioni radio con i preferiti, l'elenco delle stazioni disponibili,
il manuale, quindi appunto per andare a selezionare manualmente la frequenza, le opzioni, abbiamo l'elenco delle stazioni in base, vediamo un po', a emittente o in ordine alfabetico con informazioni sul traffico in FM disattivato o attivato, la frequenza alternativa e cambia il codice regionale. Inoltre possiamo aggiungere un testo radio FM. In suono, infine, possiamo andare a gestire alti, medio, bassi, la dissolvenza, il balance e il fader. Magari direi di centrarla, perfetto. La regolazione automatica del volume e l'effetto surround che quindi circonda il passeggero, molto ma molto comodo. Tornando su origine, sulla DAB è praticamente la stessa cosa, ma abbiamo inoltre in più la riproduzione differenziata, mentre in media, oltre a in riproduzione, possiamo connettere un dispositivo e anche qui regolare il suono nella stessa identica maniera in cui vi ho mostrato prima. Clicchiamo di nuovo su menu e andiamo a scoprire telefono. Qui appunto possiamo avere accesso, ma non lo scopriremo oggi perché nel prossimo video che uscirà domani, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per non perdervelo, potrete trovare un tutorial specifico su come collegare uno smartphone via Bluetooth a questa vettura. Abbiamo la cronologia delle chiamate, i preferiti, i contatti e il tastierino numerico per effettuare una telefonata. In applicazioni invece, Lexus Online non è attivo, possiamo attivare l'app Lexus Online, ma anche la connettività di Android Auto ed Apple CarPlay. Torniamo su menu, imposta, possiamo avere appunto le impostazioni della vettura, iniziamo da quelle generali. L'orologio con l'orario per quanto riguarda l'Europa centrale o secondo il meridiano di Greenwich o est o altro, l'ora legale attiva e la regolazione automatica mediante GPS esattamente come un telefono. La lingua, lo lasciamo in italiano ma ce ne sono diverse. Il formato, abbiamo schermo spento, il formato generale con il suo contrasto e la luminosità, ma anche quello della videocamera. Possiamo appunto andare a, vedete un po', regolarci luminosità e contrasto dando uno sguardo al pantone se vogliamo dei colori. Ma a proposito di retrocamera, prima di procedere metto in reverse e voglio mostrarvela appunto perché abbiamo la retrocamera e anche sulla destra la vista diciamo la vista zenitale della vettura, abbiamo le griglie dinamiche. Come vedete possiamo modificare questa vista e inoltre premendo possiamo avere accesso alla retrocamera oppure alla telecamera anteriore. Infatti io in questo momento posso mettere in drive e ci mostra la telecamera anteriore nella sua impostazione. Possiamo modificare la vista in maniera automatica, in questo caso abbiamo appunto questa vista che simula un po' l'occhio umano, ma direi di rimettere in Park e tornare appunto a dare uno sguardo alle impostazioni. La lingua del riconoscimento vocale in italiano, il servizio preferito possiamo avere Apple CarPlay, Lexus Online, Android Auto o disattivo. Inoltre abbiamo le impostazioni del tema, possiamo averlo in blu tenente al viola, in beige e dorato, penso che sia più bello così. Scendiamo, vediamo cos'altro possiamo modificare. Abbiamo l'unità di misura in chilometro e in miglia, il cambio automatico alla schermata, la selezione del suono, il suono del puntatore, ecco disattiviamolo così magari possiamo anche evitare di rimbambirci, l'errore del suono, quindi un sound specifico, il volume del suono del puntatore, ma anche la forza di risposta, quindi il feedback, la velocità del cursore normale oppure alta o bassa, il comando multitouch attivo, elimina cronologia tastiera, memorizza cronologia tastiera, elimina cronologia, e ancora aggiornamento software, database di Grace Note e le informazioni sul software. Passiamo a Bluetooth con le sue impostazioni. Non abbiamo selezionato nessun dispositivo, però possiamo dare uno sguardo ai dispositivi registrati, aggiungere, rimuovere o alle impostazioni dettagliate per quanto riguarda il Bluetooth, per tenerlo acceso o spento nella vettura, le impostazioni dei dispositivi preferiti, quindi telefoni preferiti, lettori audio preferiti e predefiniti, o ancora le informazioni di sistema, diamo uno sguardo, il nome, il codice PIN e quant'altro, il predefinito, direi di no, lasciamo le impostazioni come stanno e non torniamo a quelle di fabbrica, andiamo ad audio. In audio possiamo avere l'audio, le impostazioni comuni, solo per l'FM o solo per la DAB. Come vedete queste sono le impostazioni che abbiamo visionato poc'anzi nella radio. In comune, vediamo un po', visualizza copertina delle stazioni radio e il display prioritario di Grace Note. Andiamo a telefono. In telefono possiamo andare a selezionare un dispositivo, ma direi di tornare indietro, no spoiler per il video di domani.
Voce, abbiamo il volume della voce, i messaggi di riconoscimento attivi, guida con il nome della strada che stiamo percorrendo e le informazioni sui percorsi evitabili. Veicolo, personalizzazione veicolo, vediamo un po'. Impostazioni di blocco delle porte, blocco automatico sensibile alla velocità attivo, blocco automatico quando si cambia da park, sblocco anche, sblocco automatico da porta conducente, sblocco sequenziale a distanza, selezionare le porte da sbloccare, se solo, diciamo se tutte oppure solo la porta del conducente. E il sistema intelligente, inserimento e avvio attivo. Torniamo indietro. Impostazioni di climatizzazione. Modalità di controllo automatico della temperatura del sedile anteriore sinistro o destro, durata del riscaldamento automatico dello sterzo, modalità di aria condizionata automatica e modalità di ventilazione efficiente che può essere attiva o disattivata. Impostazioni delle luci. Abbiamo la sensibilità del sensore luce, il timer di spegnimento automatico delle luci interne e delle luci esterne. Servizi utili, attivo durante l'arresto o disattivo. Altre impostazioni del veicolo, uscita facile del piantone dello sterzo che va ad inclinarsi oppure a muoversi in maniera telescopica appunto nel suo spostamento, e anche la regolazione elettrica dell'apertura porte posteriore. Torniamo indietro, queste appunto erano le impostazioni della vettura, ma ora direi che questo sistema, appunto come vedete qui possiamo avere il controllo del clima anteriore per quanto riguarda appunto il volante e i sedili, il pulsante di shortcut sul tastierino con map mi dà accesso alla mappa. Adesso è il momento di andare a visionare ciò che c'è davanti ai miei occhi. Questo è il volante della Lexus UX, abbiamo pulsanti dedicati agli ADAS, quindi cruise control, il setting del cruise, la distanza dal veicolo che ci precede, il mantenimento di corsia, le modalità per passare da radio a media, per cambiare canzone avanti e indietro, e qui abbiamo il pulsante per tornare indietro nelle finestre, dei pulsanti per modificare le viste che a breve vedremo, mettere su, cioè diciamo agganciare la cornetta oppure fare la telefonata, impostare il comando vocale e andare a selezionare il volume più e meno. Laggiù, forse lo vedete, magari vi pulisco un po' i vetri, c'è l'head-up display, ma da qui possiamo andare a modificare la vista di questo quadratino qui, perché come vedete abbiamo al centro, nella versione elettrica, ma condiviso anche con la versione ibrida, diciamo il parziale con tutte quante le informazioni di carica, di modalità di guida eco o power in caso stiamo utilizzando la carica della batteria, il nome della vettura, il livello di carica in questo caso o di carburante nella vettura benzina, e inoltre sotto altre impostazioni, per esempio l'aria condizionata accesa, in questo momento la spegniamo. Come vedete l'autonomia è salita da 178 a 200 km per la prossima ricarica. Abbiamo più o meno poco più di due terzi della batteria, insomma, dell'autonomia del pacco batterie. Qui abbiamo varie informazioni invece sulla sinistra. Innanzitutto Redi ci dice che la vettura è pronta a partire, ma con questi pulsanti, con le freccette, possiamo andare avanti e dietro per modificare la vista dalle info, oppure la bussola, la musica, il media, gli ADAS, i messaggi con le notifiche e le impostazioni. Partiamo da qui. Abbiamo le informazioni del trip, quindi il consumo attuale in kWh su 100 km con la media, l'autonomia residua, dopo il reset la velocità media, la pressione degli pneumatici e nient'altro praticamente. Qui in basso abbiamo la lettura di cartelli stradali. Andando a destra, tutto ciò ve l'ho fatto vedere andando su e giù chiaramente. Andando a destra abbiamo la bussola, dopodiché audio Bluetooth, non abbiamo nulla di collegato. Come vedete possiamo modificare, passare alla DAB, all'FM, a Miracast. Qui abbiamo gli ADAS, possiamo andare un po' a visionare la velocità del cruise control adattivo e anche le impostazioni per quanto riguarda il mantenimento di corsia attivo, i messaggi di eventuali notifiche e le impostazioni. Possiamo attivare o disattivare da qui, oltre che dal pulsante, il mantenimento del centro di corsia, l'assistenza alla sterzata, l'avvicinamento, l'avviso diciamo di vibrazione del volante, che in questo momento sta vibrando, o solo acustico, però direi di lasciarlo solo acustico per quanto riguarda il mantenimento di corsia, l'abbandono della carreggiata, sensibilità alta, DRCC off-on, PCS disattivata ma lasciamola attivata, la sensibilità chiaramente dal veicolo che ci precede ce l'abbiamo attiva al massimo magari, BSM on e off, quindi il blind spot monitoring come vedete, PKSA abbiamo i sensori di parcheggio,
l'avviso dell'angolo cieco sugli specchietti e anche il volume dei sensori. Torniamo indietro con la freccetta, on e off ci avvisa appunto di eventuali ostacoli, questa piccola icona nel posteriore, la luminosità e la posizione dell'head-up display, con le freccette a destra e a sinistra possiamo aumentarne o diminuirne la luminosità, penso si vede in telecamera, e anche modificarne la posizione. Guardate un po', lo sto spostando, cerco di mettermi il più preciso possibile, lo vedete, si alza. Veramente utilissimo questo spostamento, perché magari in base alla vostra posizione di guida volete muoverlo. Torniamo indietro, impostazioni del veicolo, impostazioni di ricarica, del mantenimento di corsia con avviso di sbandata e la sensibilità della sbandata, blind spot monitoring, luminosità alta e sensibilità per quanto riguarda chi sopraggiunge, RSA, quindi la lettura dei cartelli della segnaletica stradale, abbiamo l'eccesso di velocità, il livello di notifica, a 2 km/h oltre, a 5, a 10, il divieto di sorpasso, solo visivo, visivo e tattile, nessuna notifica, e altri segnali, nessuna notifica, solo visiva, visiva e acustica. Inoltre per l'head-up display abbiamo sistema EV visionato oppure vuoto, il supporto di guida con navigazione on, assistenza alla guida, la bussola e la fonte audio. La rotazione dell'head-up display lo possiamo anche ruotare, guardate un po', in senso orario o antiorario in base a come siamo posizionati. Inoltre, PBD abbiamo l'impostazione di sistema on e off, il sensore del movimento praticamente per aprire un po' il portellone in maniera automatica. Inoltre il TPWS abbiamo il sensore della pressione degli pneumatici e la sostituzione del treno. Torniamo indietro. Infine impostazioni, lingua, unità di misura, tachimetro digitale o analogico, info di guida 1, attuale tipo barra, consumo energia media dopo l'azzeramento e info di guida 2, distanza, autonomia, velocità media dopo il reset. Inoltre possiamo modificare il formato dell'orologio a 24-12 ore, visualizzare i pop-up per navigazione, telefono, uso audio, uso volume e luminosità, il colore, rimettiamolo in beige, questo è il colore anche di tutto l'infotainment controllabile da qui, e anche la visualizzazione iniziale per tornare alle impostazioni di fabbrica, ma lasciamo così. Insomma, un sistema molto completo che permette, nonostante sia lontano e possa essere scomodo alla guida e soprattutto un po' meno sicuro, sicuramente di controllare tutto da qui per spostare sempre meno lo sguardo dalla strada sullo schermo. Beh, un sistema abbastanza completo, diverso dal solito, che però personalmente ci è piaciuto molto. Ora vi chiedo di lasciarci un commento se questo sistema vi ha convinti o comunque con i vostri pensieri, lasciarci un like se questo video vi è piaciuto e in tal caso anche magari, perché no, iscrivetevi al nostro canale cliccando sul campanello per ricevere le notifiche sui nostri prossimi upload. Inoltre potete trovare l'articolo completo e tutto il bel sano contenuto backstage digitando wedrive.tv per raggiungere il nostro sito internet e le nostre piattaforme social.